In italiano esiste una parola che è usata in moltissimi contesti diversi, con tantissimi significati diversi. È un verbo in realtà. Un verbo che, se compreso e integrato nel tuo bagaglio mentale, ti aiuterà a parlare in modo sempre più autentico. Si tratta dell'espressione figurati o, come vedremo, si figuri o ancora figuriamoci. Sto per presentarti 7 usi di questa espressione in italiano. Benvenuto o benvenuta in questo nuovo video di Vaporetto Italiano. Io sono Francesco e sono un insegnante di italiano per stranieri. Su questo canale faccio del mio meglio per aiutarti a migliorare il tuo italiano in modo semplice, efficace e magari anche divertente. Vediamo insieme gli usi di figurati in italiano. Figurati è spesso usata come risposta a un ringraziamento e significa semplicemente prego, di niente. Grazie per l'aiuto. Figurati, è stato un piacere. Grazie per averci accompagnato. Figuratevi, non è un problema. Nel secondo caso ho usato la seconda persona plurale, voi, figuratevi. Si tratta del verbo figurarsi. È un verbo pronominale, con il pronome si, che in questo caso è usato come risposta a un ringraziamento e si usa all'imperativo. Quindi figurati tu, figuratevi voi. E all'imperativo informale ti ricordo che il pronome si trova dopo il verbo. E se questa conversazione avvenisse tra persone che non si conoscono, quindi con un registro formale, come diventerebbe nella forma di cortesia? Grazie mille. Si figuri, è un piacere. Qui ho usato la forma di cortesia con il lei, il pronome di cortesia. Lei si figuri. È l'imperativo formale che prende in prestito il congiuntivo. Quindi il verbo figurarsi, mettiamo il pronome prima del verbo e il verbo base, figurare, sarà il congiuntivo presente. Si figuri, signor Paoli. La ringrazio per il consiglio, dottore. Si figuri, quando vuole io sono qui. Quindi figurati, informale, verso una persona, figuratevi, informale, verso più persone, o si figuri, se stiamo parlando con una persona che non conosciamo, in modo formale. Sempre in un contesto formale, se parliamo a più persone con cui non abbiamo confidenza, tendiamo comunque a usare il voi, quindi figuratevi. In contesti molto formali e in alcune zone d'Italia potresti sentire il verbo alla terza persona plurale, formale, si figurino, ma è molto più raro. Figurati è usato anche in risposta a una scusa, con il significato di non c'è problema, non fa niente. Scusa per il ritardo, ma figurati, non ti preoccupare. Non è un problema. Mi perdoni se l'ho interrotta, signor Verri, ma si figuri, non c'è problema. Mi dispiace, non abbiamo portato il vino, ma figuratevi, ne abbiamo a iosa in casa. Ne abbiamo tantissimo. Mi raccomando, non ti preoccupare se gli usi di cui parliamo oggi ti sembreranno tanti, se ne dimenticherai alcuni o se farai confusione. Il mio consiglio è questo. Prova a capire quali usi di questa espressione conosci già, poi scegli un uso nuovo, uno solo, e prova a padroneggiare quello, creando delle frasi, magari anche nella sezione dei commenti qui sotto. Memorizzato e fissato quel nuovo uso, passa all'uso successivo.
Mi prometti che farai così? Senza ansia e senza frustrazione? Per facilitare le cose abbiamo preparato per te due cose importantissime. Un documento PDF con il contenuto di questa lezione, all'interno del quale troverai tutti gli usi di cui parleremo oggi spiegati in modo chiaro e ordinato. E riceverai anche degli esercizi interattivi per fissare al meglio i vari usi di figurati, si figuri, figuratevi. Clicca sul link che trovi nella descrizione di questo video o nel primo commento per ricevere gratuitamente il documento PDF e gli esercizi. Basterà inserire il tuo nome e il tuo indirizzo email nella pagina che apparirà e aspettare qualche minuto. Troverai tutto nella tua casella di posta. Figurati può essere usato anche per rafforzare una negazione, come risposta a una richiesta. Ha il significato di assolutamente no, certamente no. Le dispiace se mi siedo qui? Ma si figuri, si sieda pure. Assolutamente no, non mi dispiace, si sieda pure. Sei arrabbiato con noi? Ma figuratevi, perché dovrei essere arrabbiato con voi? Pensavi che mi dimenticassi del tuo compleanno? Ma figurati, so che te ne ricordi sempre. Figurati, assolutamente no, non pensavo questa cosa. Significa proprio assolutamente no. Come vedi in questi esempi, l'espressione ha generalmente una connotazione positiva, nel senso che rassicuriamo l'altra persona che non disturba, che non siamo arrabbiati, eccetera. Poi abbiamo un altro caso di uso di figurati. Torniamo al significato più o meno letterale di figurarsi, che significa immaginarsi, no? Creare questa immagine, questa figura nella mente. Figurati è usata per introdurre un fatto sorprendente o inaspettato. Ieri non c'era anima viva in centro, non c'era nessuno. Figurati che abbiamo trovato parcheggio a 2 passi dalla cattedrale. Non era mai successo. Non c'era nessuno, figurati che abbiamo trovato parcheggio proprio in centro. Significa pensa che, immagina che abbiamo trovato posto lì. Ed è una cosa eccezionale, no? Strana. Significa proprio crea questa immagine della tua mente ed esprime sorpresa. Ieri c'era una festa nella casa dei nostri vicini. Musica alta, urla, karaoke, fuochi d'artificio. Figuratevi che a un certo punto è arrivata anche la polizia. Pensate che a un certo punto è arrivata anche la polizia. Incredibile, è un fatto che sorprende. Simone non si aspettava di incontrare la sua ex a casa nostra. Figurati come ha reagito. Immagina come ha reagito. Il verbo quindi ha una funzione espressiva forte. Vogliamo veramente enfatizzare l'immagine della reazione di Simone. Figurati come ha reagito. È tutto chiaro fino ad adesso? Ti ricordi quello che ho detto prima, vero? Prova a concentrarti solo su un uso nuovo. Padroneggia quello e poi passa al successivo. Scrivi anche delle frasi qui sotto se vuoi. Questo video sarà sempre qui e potrai riguardarlo tutte le volte che vuoi. E ti ricordo che abbiamo preparato per te anche un documento PDF con il contenuto di tutta questa lezione e un esercizio. Puoi ricevere tutto attraverso il link che trovi nella descrizione. L'espressione figurati è usata anche per esprimere che qualcosa non è possibile, qualcosa che non può accadere. Secondo te, Paolino arriverà in orario? Ma figurati, arriverà con almeno 20 minuti di ritardo. È impossibile, ma figurati.
Magari questa volta ci stupisce e arriva anche in anticipo. Ma figurati! Va, va. Questi erano casi in cui figurati è usata come esclamazione isolata, sempre con il significato di è impossibile. Ma figurati può introdurre anche una frase. Figurati se Alberto si ricorda che deve passare a prendermi. Figurati se significa non succederà mai che, è impossibile che Alberto si ricordi che deve passare a prendermi. Chissà se Ciro ha comprato i biglietti anche per noi. Ma figurati se li ha comprati. Non si ricorda nemmeno come si chiama. È impossibile che li abbia comprati. Con questo uso, che è particolarmente colloquiale, l'espressione è più rara nella forma di cortesia, ma si può sentire. Si figuri se il sindaco si accorgerà delle condizioni di questo quartiere. Impossibile. Si figuri, in questo caso, è usato alla terza persona singolare, lei, come forma di cortesia. Figurati può anche introdurre una situazione che è migliore o peggiore di quanto abbiamo menzionato in precedenza. Significa a maggior ragione, ancora di più. Ho gli attacchi di panico in aereo. Figurati su un elicottero. Significa che ho gli attacchi di panico in aereo, figurati che cosa succederà in elicottero. Se ho gli attacchi di panico in aereo, ancora di più su un elicottero. Sarà ancora peggio su un elicottero. Figurati su un elicottero. Mattia è sempre uscito poco la sera. Figurati adesso, visto che ha 2 figli. Immagina adesso, visto che ha 2 figli. Uscirà ancora meno. Se già Elisa oggi è al 7° cielo, è felicissima perché è il suo compleanno, figurati quando vedrà che ci sarai anche tu alla festa. Immagina quando vedrà che ci sarai anche tu, sarà ancora più felice. Figurati quando vedrà che partecipi anche tu. Vedi come stiamo introducendo una situazione che è migliore o peggiore rispetto a quella presentata precedentemente. Ultimo uso. Infine, usiamo questa espressione per indicare qualcosa che non ci sorprende per niente. Quindi è il contrario di altri casi che abbiamo visto oggi. Alla fine Enzo non mi ha chiesto scusa per quello che mi ha detto, eh? Ma figurati, quando mai chiede scusa? Significa... È ovvio, cosa ti aspettavi? Ma figurati. In questi ultimi 3 casi, quando figurati significa è impossibile, figurati se Paolino arriva in anticipo, oppure a maggior ragione, ho gli attacchi di panico in aereo, figurati su un elicottero, oppure con il significato di non mi sorprende, non mi ha chiesto scusa, figurati, non te la chiede mai. In questi 3 casi, generalmente noi italiani usiamo il verbo anche alla prima persona plurale, noi, come per coinvolgere noi stessi oltre alla persona con cui parliamo. Quindi invece di dire figurati, usiamo figuriamoci. Secondo te, Paolino, arriverà in orario? Ma figuriamoci, arriverà con almeno 20 minuti di ritardo. Figuriamoci, in questo caso sto coinvolgendo tutti. Figuriamoci noi, ma posso dire anche figurati. Mattia è sempre uscito poco la sera, figuriamoci adesso, visto che ha 2 figli. Alla fine Enzo non mi ha chiesto scusa per quello che mi ha detto, eh? Ma figuriamoci. Quando mai chiede scusa? Ma è ovvio, quando mai ti chiede scusa? In italiano ci sono queste espressioni che, lo so, possono avere tanti usi anche diversi,
ma se integrate nelle tue conversazioni veramente renderanno il tuo italiano sempre più naturale. Per questo ho creato questi altri video ricchi di espressioni naturali e colloquiali che potranno arricchire il tuo vocabolario. Vai a dare un'occhiata se vuoi. Grazie per la tua compagnia e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!